Signore e signori, buonasera. Per il programma In Cucina con Mr. D, il nostro chef Francesco Longo vi insegnerà a preparare una deliziosa torta pasqualina. Io vi auguro buona visione e naturalmente buon appetito. Ciao, benvenuti ad un nuovo appuntamento con In Cucina con Mr. D. La ricetta che vi propongo oggi è una ricetta tipica della cucina ligure, la torta pasqualina. Ovviamente la prepareremo in una versione adatta a noi diabetici. Vediamo subito gli ingredienti che ci occorrono per questo piatto. Per la sfoglia utilizzerò 3 etti di farina integrale di grano tenero, 175 ml di acqua tiepida, 35 ml di olio d'oliva, un pizzico di sale. Per il ripieno invece utilizzerò 2 mazzi di bietole, 5 uova, 300 g di ricotta, 2 scalogni, della margiarana e 150 g di parmigiano grattugiato. Partiamo subito con la preparazione. Allora, ungo la padella con un po' d'olio, così. Accendo il fuoco. Unta la padella, aggiungiamo lo scalogno. Ecco, facciamo leggermente rosolare. Mentre lo scalogno rosola, prendiamo le bietole. Eccole qua. Vedete, sono divise in due perché io le ho fatte bollire in 2 momenti separati, in quanto la parte bianca delle bietole è molto più coriacea e ha bisogno di un tempo di cottura maggiore rispetto alla parte verde. Ecco, lo scalogno comincia a rosolare, aggiungiamo le bietole. Così. Amalgamiamo un attimo. Faccio rosolare le bietole così in padella, oltre che a insaporirsi di più, chiaramente perdono ulteriormente quel po' di umidità, quel po' di acqua che contengono. Ecco, aggiungiamo un po' di pepe. Un po' di sale. E facciamo andare la cottura. Appena si è asciugata tutta l'acqua delle bietole vuol dire che sono pronte. Le togliamo dal fuoco e le appoggiamo da una parte a raffreddare. E nel frattempo che le bietole raffreddano comincio a preparare la sfoglia planetaria. Cominciamo col mettere dell'acqua che abbiamo preparato prima, acqua tiepida, così. Aggiungiamo la farina di grano tenero integrale, eccola, l'olio d'oliva, così, chiudiamo e facciamo partire. Appena si sarà formata una palla, apriamo la planetaria, eccola qui, prendo l'impasto, metto in un piatto e lo metto una mezz'ora a riposare in frigorifero. Nel frattempo che riposa l'impasto, riprendiamo la padella, le bietole si sono freddate e cominciamo a condirle. Per cui prendiamo ricotta, e cerchiamo di crearne un impasto omogeneo. Nel frattempo cominciamo ad aggiungere anche il parmigiano
la maggiorana e continuiamo ad amalgamare. E a questo punto aggiungo 2 uova. Una, primo uovo, e lo uniamo al composto, così. E quando è ben amalgamato aggiungiamo il secondo. Ecco qua, così. Ed ecco che il ripieno per la torta pasqualina è pronto. Mettiamo qui da parte e a questo punto cominciamo a preparare la sfoglia. Per cui prendo la mia tavola, appoggio qui, una bella spolverata di farina, così, e prendo l'impasto che ho lasciato riposare per circa mezz'ora in frigorifero. Eccolo qua. Ecco qui l'impasto, lo divido in 2 parti, così, e comincio a lavorare la prima metà. Mattarello, farina sul mattarello, così non si attacca, e comincio a stendere in questo modo. Come ho detto prima, questa è una tipica ricetta ligure, addirittura risale al 1400 questo piatto, e nella tradizione veniva fatto con 30 sfoglie circa, una sull'altra. Io ovviamente, sapete, non sono un cuoco, ma soltanto un diabetico goloso, come mi piace definirmi, ne farò soltanto un paio. Prendiamo una teglia, io ho già preparato la teglia con la carta forno sotto e l'ho leggermente unta di olio sul bordo, in modo da evitare che si attacchi l'impasto. E velocemente, con un gesto acrobatico, la mettiamo nella teglia. E a questo punto mettiamo il ripieno. Livelliamo bene il ripieno, così. Livellato bene il ripieno, col cucchiaio di legno pratico delle fossette all'interno del ripieno stesso, così, dove poi andrò a rompere le uova. Per cui prendiamo le uova, una, due, e la terza la mettiamo qui, così. Prendiamo la teglia, la mettiamo di lato, prendiamo l'altro impasto e lo dividiamo in altre 2 palline, così, e cominciamo a impastare anche queste, a stenderla. Ho ottenuto una sfoglia di questo spessore, appoggiamo qui di lato, prendo la teglia con il resto della torta e vado a coprire il ripieno, così. Prendo l'ultimo pezzo di impasto, farina, fariniamo bene il mattarello e stendiamo. Ecco, prendo il secondo strato e lo vado ad appoggiare sopra il primo, così. Fatto ciò, comincio a piegare i bordi, tutti e 3 i bordi insieme.
così a sigillare bene il contenuto con i bordi dei 3 strati. Ecco, chiusa la torta, per sigillarla meglio la spennello con un po' di olio d'oliva, per cui spennello tutto il bordo così, in modo che la torta viene anche più croccante. Ecco fatto, spennellata la torta, accendiamo il forno, lo mettiamo a 180 gradi e passiamo alla parte più difficile di questa torta. Con una cannuccia cerchiamo di forare gli strati, soffiamo ecco fatto, in modo che gli strati vengano più croccanti. E la torta è pronta per andare in forno a 180 gradi per circa 20-25 minuti. Ed ecco pronta la torta pasqualina, profumatissima, pronta per essere mangiata. Vi ricordo soltanto, cosa che non ho detto prima, che se volete potete preparare il ripieno anche il giorno prima, in modo che così si insaporirà ancora di più e la vostra torta verrà ancora più buona. Io vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube, di seguirci sui nostri social, Facebook, Twitter e Instagram, e se volete mettervi in contatto con noi potete farlo scrivendo al nostro indirizzo mail. In più, se volete, consultate il nostro sito dove troverete tante altre appetitose ricette. Ciao, alla prossima!